Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, sfruttando la vittoria di un deck builder, Guido Donnini, che ci ha presentato la nuova edizione del Covid-19 War at Skype tenutasi il 6 ottobre scorso e che abbiamo tenuto segreto fino ad ora dietro sua esplicita richiesta. Questo torneo online è stato la palestra dove collaudare una build un po' particolare, che sfrutta una combinazione di carte che trova solitamente impiego in altri formati, quelli a 100 carte, e che qui si avvantaggia di una consistenza migliore, oltre che una serie di tech formidabili. Sfruttando Painter Servant e Greenstone e le loro rispettive sinergie, ci garantiremo l'automill dell'avversario, con buona pace di tutte le sue strategie, così da ottenere facili vittorie senza nemmeno passare dalla combat o dall'infliggere danni in alcun modo. Questa volta vi parleremo di Shortcake Painter. Nelle premesse vi abbiamo svelato i pianoscuri di questo archetipo, che sono chiari sin da subito, visto che abbiamo tra le 60 ben 4 Painter Servant pronti a nominare un colore, uniformando tutte le carte, sia quelle in gioco che nella mano e nel deck, ma quella è solo la punta di un iceberg molto più grosso. Per dare consistenza alla build non bastano solo 4 copie di una carta, ci serviranno di tutori, anche molto efficaci, e per questo motivo, con ben 4 Imperial Recruiter, avremo accesso al primo di una serie di strumenti per trovare i nostri preziosi pittori nel grimorio. Ma non è tutto, visto che dovremo affrontare avversari agguerriti pronti a mandare a monte i nostri piani, useremo come piano di riserva 3 Goblin Ingegnere e 3 Goblin Welder, utili a ricercare o recuperare dal cimitero un Painter Servant al volo, visto che è sia creatura che artefatto. Un arsenale vero e proprio, a cui affiancheremo altri analoghi nelle altre sezioni della lista, per avere la certezza che il nostro gameplay si attui anche in situazioni di contrasto elevato, con l'aggiunta di qualche creatura di contorno per darci margini di risposta già nel G1. Con un Ethersworn Canonist e un Goblin Crate Marker, introduciamo degli strumenti che possono inibire le interazioni avversarie o distruggere elementi di lock che potrebbero in qualche modo ostacolarci, supportati dall'arsenale di tutori adatti anche a queste carte specifiche. Chiude questa sezione della lista un Seaman Spirit Guide, utile per accelerare la nostra azione quanto basta per chiudere i giochi in fretta, prima che il nostro avversario se ne possa rendere conto. Se il reparto creature è un concentrato di tutori e di pezzi pregiati per la nostra chiusura, le magie a disposizione non saranno molte, ma tutte utili a concorrere alla nostra vittoria, a partire da Enlightened Tutor, 2 ulteriori tutori da accoppiare a quelli citati in precedenza. Come protezione principalmente per le mestizie provenienti dal blu, inseriamo ben 4 Pyroclasm, un'assicurazione a basso costo contro tutte le interazioni o i permanenti che possono in qualche modo ostacolarci nella nostra azione. Infine chiude quest'area della lista una magia, Lightning Bolt, qui in 4x, che funge da jolly tuttofare per creature o planeswalker molesti, che potrebbero a vario titolo interferire con il nostro game plan, tanto semplice quanto coraggioso. Se il nostro piano principale poggia sul Painter Servant, non possono mancare tra gli artefatti Greenstone, qui in 2x, per chiudere il cerchio della nostra chiusura, che si integra anche alla perfezione con tutti i tutori finora presentati, che puntano sempre anche a cercare questo tipo di permanenti. Per un boost di mana utile ad attivare il tap di un Greenstone pronto a uccidere un avversario è presente un Lion's Eye Diamond, coadiuvato da 2 Lotus Petal, così da essere pronti nelle prime fasi del match a portarci sul carro dei vincitori. Per far sì che la nostra azione non venga ostacolata dall'azione aggro di qualche avversario rapido e intraprendente, già tra le 60 annoveriamo un Ethering Bridge, un'assicurazione sulla vita contro questi frangenti, perfettamente integrata con il resto della lista. Infine, per avere un ulteriore strumento di card selection e perché no, a lungo andare anche una chiusura inaspettata, abbiamo 2 Smuggler's Copter, un veicolo buono in ogni occasione, che potrà farci comodo per mettere in subbuglio i piani del nostro opponente. Finora abbiamo descritto il core del mazzo, composto da una chiusura combo ben sostenuta da una serie di considerevoli tutori, ma c'è ancora in serbo una piccola tech che ci può dare una grossa mano a tenere a bada le complessità del meta Legacy, Karn the Great Creator, qui in 3x. Già in altri archetipi abbiamo apprezzato l'impiego di questo Planeswalker, la cui funzione principale, oltre a quella di spegnere le abilità attivate degli artefatti, ci dà accesso alle carte di side senza colpo ferire. Un vantaggio indubbio, soprattutto visto che la nostra build ruota tutta attorno agli artefatti, dandoci modo così di abusare di una serie di tech capaci di ribaltare anche le situazioni più improbabili. Considerando che buona parte della nostra lista si poggia sugli artefatti o su carte dal costo di cast incolore, la mana base si adeguerà a dare in fretta mana aggiuntivo per soddisfare una rapida soluzione delle giocate più incisive, con 4 Ancient Tomb e 2 City of Traitors.
Queste terre ci potranno dare mana in colore in fretta, ma non bastano a risolvere tutte le nostre carte. Ecco perché con 4 montagne e 2 plateau supporteremo le nostre magie colorate, in particolare i tutori, pilastri della nostra chiusura combo. In aggiunta, visto che abbiamo diversi tutori adatti per gli artefatti, inseriamo un Grace Furnace, giusto per avere la certezza di avere almeno un mana rosso in campo alla bisogna, oltre a inserire una serie consistente di fetch per non rischiare intoppi, con un Arid Mesa, un Bloodstained Mire e 3 Scaldi in Tarn. Fin qui abbiamo una base solida per far funzionare il mazzo, ma c'è una nuova terra che non può mancare in una build che fa largo uso degli artefatti specifici, Urza Saga, irrinunciabile in 4x, visto quanto sono utili in questo archetipo. Anche il solo fatto di proporre dei costrutti in campo, oltre alla capacità di tutorare i pezzi della nostra combo, non ha prezzo, quindi siate grati di questo nuovo regalo arrivato con Modern Horizon 2, vi sarà molto utile nelle vostre partite. Se di meno abbiamo tutto quello che ci serve per chiudere i giochi senza neppure passare dalla combat, la side, anche grazie al supporto offerto da Karn The Great Creator, ha modo di esprimersi al meglio, senza neppure spostarsi in G2 tra le 60. Abbiamo infatti diversi 1x che ci permettono di coprire un po' tutte le esigenze del formato, proponendo rinforzi alle strategie già presenti di May, con un Ezra in Bridge, un Etherwalls Canonist e un Greenstone, pronti a entrare in azione se necessario. Fanno la loro comparsa una serie di risposte a problemi puntuali che potrebbero mettere in difficoltà la nostra chiusura, con un PD Needle, un Mixstone, un Portable Hall e un Tormod Crypt, quest'ultimo utile se il nostro avversario ha carte in grado di rimescolare il cimitero nel grimorio. Ci sono poi un Liquid Metal Coating che disattiva con il supporto di Karn un permanente problematico e un Mycosis Lattice, una chiusura alternativa grazie al nostro viandante preferito, se non abbiamo modo con gli strumenti di Mill di vincere sull'opponente. Come ulteriore rinforzo alle risposte contro il blu aggiungiamo 2 Red della Veltal Blast, mentre per tutto il resto ci sono ben 3 Surgical Extraction, che sono sempre ottime per spegnere meccaniche strane, che spesso ci si pareranno davanti inaspettate. Infine, verso archetipi multicolore abbiamo un Blood Moon di supporto che può inibire parte delle nostre terre utility, ma in certi frangenti può risultare risolutiva per la nostra vittoria tra i tavoli del Legacy. Come spesso accade in questo formato, l'amore di Guido Donnini per le meccaniche presenti in questo Shockwave Painter partono da molto lontano, praticamente da quando ha iniziato a giocare al Legacy, e questo archetipo si basava su un pool di carte molto diverso da quello attuale. Il fatto che da sempre fosse un mazzo fuori dagli schemi, anche se non particolarmente performante nelle sue prime incarnazioni, non hanno spostato di un millimetro il desiderio di utilizzarlo, anche se mai a livello agonistico, in tornei o eventi di un certo livello. L'aggiunta nell'immenso pool del formato di una serie di nuove carte ha aumentato drasticamente il potenziale di questo archetipo, che ha dimostrato sul campo di farsi valere, anche in un meta complesso come quello Legacy, segno che ci sono buone prospettive per questo deck nel futuro del formato. Tutto dipenderà da come saprete padroneggiare le tech presenti in questo mazzo, che ha diverse frecce al suo arco per dominare i tavoli da gioco, come ha saputo fare grazie al suo pilota, con un primo posto in quest'ultimo Covid-19 Warred Sky. Il piano di gioco ipotizzato da Guido Donnini per questo Shortcade Painter ruota attorno a un concetto semplice: valorizzare al massimo i pezzi pregiati a disposizione, attraverso tutori che a vario titolo possono recuperare nel grimorio quel che ci serve. Siamo di fronte a un toolbox in piena regola, con diversi piani di gioco a disposizione tra elementi di lock, chiusure combo e persino un piano agro di riserva, adattabile a seconda dell'avversario e del contesto del momento da affrontare. Questa flessibilità si paga in una complessità nell'attuazione del gameplay non certo facile, che richiederà molti test e una cura maniacale nel comprendere il meta, le minacce e le potenziali risposte che l'avversario potrebbe propinarci nel tentativo di strapparci la vittoria. Alcune scelte di deck build in particolare, come l'utilizzo delle fetch e le novità che porta in dote questo archetipo, renderanno ostico agli opponenti interpretare nei primi turni la nostra strategia, a tutto vantaggio della nostra azione, che non è fulminea e necessita di qualche aggiustamento iniziale. Di certo questo Shortcade Painter non è un archetipo per neofiti, ma in questo momento gode di una fase favorevole, grazie al pool di carte a disposizione rimpolpato pesantemente con gli ultimi set planati del formato. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel meta Legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Contro i control deck siamo di fronte a un matchup che solo in apparenza è in salita, visto che buona parte dei nostri tutori lavora bene con il cimitero, permettendoci ripartenze anche immediate e vittorie dal nulla, anche subendo un forte 8 alle nostre giocate. Contro i combo deck, in particolare quelli basati su Doomsday o meccaniche Storm, ci vedono in difficoltà, visto che non abbiamo molti strumenti di interazione per le loro giocate e potrebbero in poche mosse vincere contro di noi senza colpo ferire.
Verso i mazzi a base IZ siamo in una situazione in bilico, viste le loro capacità di fare pressione sul board unita a un buon land denial, ma ce la giocheremo alla pari, soprattutto se potremo in fretta tutorare uno dei nostri pali, adatti a rallentarne l'azione. Con i mazzi con meccaniche di rianimazione conterà molto chi vincerà il dado o riuscirà a costruire per primo una chiusura o una protezione abbastanza convincente in una situazione sempre in equilibrio, dove conterà molto l'abilità del singolo giocatore. Contro Dead End Taxes, in particolare quelli che annoverano Yorion, Sky Nomad, non sarà una passeggiata, ma anche qui, in un equilibrio fatto di removal sui pezzi problematici unito ai nostri tutori, potremmo comunque strappare qualche vittoria, anche a questi avversari. Non siamo di fronte a un archetipo invincibile, ma l'attuale win rate del 70% finora accumulata dal nostro deck builder negli ultimi tornei danno buone chance di successo a chi saprà padroneggiare al meglio, nonostante le difficoltà, questo mazzo, tra i meandri del formato. Sul fronte degli upgrade rispetto a questo Shortcake Painter, il nostro Guido Donnini non ha in realtà molto da aggiungere dopo la buffata di novità sopraggiunte dagli ultimi set. Le nuove aggiunte Carve, Great Creator e Urza Saga stanno facendo la differenza in questo archetipo, trasformandolo da una lista legnosa e prevedibile in un concentrato di soluzioni con una flessibilità difficilmente paragonabile nel formato. Si possono ipotizzare degli adeguamenti alla lista dettati dal meta locale o delle piccole variazioni nei numeri tra main e side di alcune carte, ma l'approccio toolbox della lista non può spostarsi di molto rispetto all'impianto concepito dal nostro deck builder. Solo l'arrivo di nuove carte dal power level veramente elevato possono spostare gli equilibri di questo Shortcake Painter, che potrà godersi questo momento di gloria in cui tutto appare perfino facile, nonostante la complessità del legacy da affrontare. Abbiamo concluso questo primer ricco di informazioni e spunti interessanti e ringraziamo Guido Donnini per la disponibilità nel presentarci la sua lista, che presenta un grande potenziale non solo sulla carta a giudicare dai recenti risultati conseguiti. Se vi piace l'idea di pilotare una lista particolare, innovativa e flessibile, sempre in grado di affrontare qualsiasi avversario, questo Shortcake Painter potrebbe fare al caso vostro, a patto di applicarvi nel suo utilizzo, padroneggiando al meglio un deck non certo facile da pilotare al meglio del suo potenziale. E se volete partecipare a un futuro Covid-19 War e Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea. Underground Sea è sponsorizzato da Car Market, il più grande marketplace d'Europa per le carte di Magic.